Ciao amiche ed amici e bentornati nel mio canale. In questo video vi accompagnerò nella migliore pizzeria al mondo, Pepe in Grani di Franco Pepe. Ma prima di cominciare ricordatevi di iscrivervi al mio canale e di cliccare sulla campana per non perdere i prossimi video. Cliccate sul like e lasciate un bel commento. Come ben sapete, la pizza per me è un'ossessione. Fin da bambino il desiderio di mangiare la pizza praticamente ovunque mi ha portato a provare un numero imprecisato di pizzerie a Napoli, che è la mia città natale, e ovunque mi sia trasferito, in Italia e ovviamente in Europa. Ero di casa da Oliva, da Michele, da Lombardi, da Sorbillo, da Giuliano e molti altri ancora, tanto che ormai ho perso il conto. Ce n'è una però che negli ultimi anni mi ha incuriosito, soprattutto grazie ai prestigiosissimi premi ricevuti. Pensate che da 3 anni consecutivi che viene premiata come la migliore pizzeria al mondo. Sto parlando di Pepe in Grani di Franco Pepe, pizzaiolo di Caiazzo, in provincia di Caserta, erede di un'antica famiglia di fornai che dal 2012 ha creato un progetto incredibile di pizzeria proprio nel suo paese. Per chi abita a Napoli ed è abituato ad avere ottime pizzerie sotto casa, all'apparenza Caiazzo può non sembrare un luogo agevole in cui dirigersi per provare un'altra ottima pizza. Caiazzo dista infatti la bellezza di 48 km dalla città partenopea. E il mix di autostrada, strada statale, curve di montagna può decisamente scoraggiare chi non crede al fatto che un'altra pizza sia possibile. L'apparente distanza però non mi ha scoraggiato e così ho prenotato, cosa altamente consigliata se non si vuole rischiare di fare file di ore fuori al locale. E quindi un venerdì sera sono partito alla scoperta del sacro graal della pizza. Caiazzo è un gioiellino di 5.000 anime fermo nel tempo. Un paesino pieno di scale nel quale mi sono immediatamente perso senza riuscire a trovare Pepe in Grani. Questo è un classico, ma grazie alle indicazioni di un anziano abitante, anche questo direi che è un classico, ho capito che la pizzeria era poco al di là del mio naso. Alle 19 c'era già la fila e questo è quasi sempre un buon segno. La pizzeria si trova all'interno di un palazzo del Settecento e una volta entrato mi sono reso conto di non trovarmi in una normale pizzeria. Non posso definirla lussuosa, ma sicuramente elegante nella sua essenzialità. Ci hanno fatto quindi accomodare ad un tavolo sulla terrazza al piano terra, particolare importante che spiegherò poi più tardi, e il panorama da cartolina è stato il miglior modo per accoglierci. Il menù è molto vario e, contrariamente da quanto si legge in giro, i prezzi delle pizze classiche sono in linea con la concorrenza. Ad esempio, margherita a 5 euro e marinara a 4, mentre invece i prezzi di quelle pizze un po' più particolari sono leggermente superiori alla media di una pizzeria a Napoli, con la differenza che Pepe in Grani promette pizza e soprattutto un'esperienza molto al di sopra della media. Queste erano le pizze presenti nel menù e, come potete vedere, gli ingredienti sono quasi tutti a chilometro zero, DOP e provenienti soprattutto dalle province campane. Mi incuriosivano tutte le pizze e non sapevo quale ordinare, quando mi è cascato l'occhio sul menù degustazione. Minimo per 4 persone e un sovrapprezzo per conoscere nel dettaglio ogni segreto ed ingrediente della pizza. Era quello che volevo! Appena ordinato, ecco arrivare il maestro Franco Pepe in persona per presentarsi e sincerarsi che stesse andando tutto per il verso giusto. Ero così emozionato da non essere riuscito a proferire parola. L'unica occasione della mia vita. Comunque ci ha spiegato come gustare la famosa margherita sbagliata, svelando che i pomodori usati provenivano da un campo non irrigato per far sì che la polpa contenesse meno acqua possibile. Wow, il primo segreto. Superata l'emozione per l'incontro con il maestro, è cominciata l'esperienza, una vera e propria maratona a base di 10 tra pizze e dolci, compreso un assaggio di margherita rubata a mia figlia, ma non dito alla mia moglie. La particolarità del menù degustazione è che le pizze vengono portate da dei preparatissimi camerieri che raccontano gli ingredienti, la scelta dietro la loro combinazione e soprattutto il modo migliore per gustarli con la pizza. Ecco finalmente le pizze. La prima provata è la Ciro, un cono fritto con fonduta di grana padano DOP 12 mesi, pesto di lucola e oliva caiazzana disidratata. Non esagero se dico di non aver mai mangiato un fritto così leggero nella mia vita. Il gusto era delicato, ma allo stesso tempo lasciava la voglia di mangiarne ancora. Come seconda pizza poi è arrivata una viandante, pizza fritta con sopra mortadella IGP, ricotta di bufala campana DOP, pistacchi e zest di limone. Premetto che non sono un grande fan della mortadella, ma la combinazione di questi ingredienti mi ha fatto ricredere. Il tocco di limone ha evitato che il sapore della ricotta di bufala prevalesse sulla mortadella. Pizza superba! Siamo poi passati
alle pizze cotte nel forno a legna, nel segno della pizza ritrovata, condita con una passata San Marzano DOP, pomodori piennolo del Vesuvio, capperi disidratati, polvere di olive nere caiazzane, acciughe di cetara, olio agliato e basilico fritto. Buona e dal gusto molto deciso. Quando poi meno me lo aspettavo, è arrivata lei, Sua Maestà Margherita Sbagliata, sicuramente la pizza più famosa di Franco Pepe. Per chi non lo sapesse, si tratta di una margherita ricoperta di mozzarella di bufala campana DOP, passata di pomodoro riccio dopo cottura e riduzione di basilico. Una pizza geniale nella sua semplicità, nella sua presentazione, oltre che nel gusto. Per farvi capire, mangiare la margherita sbagliata per me è stato come vedere Maradona allo stadio e benedire i soldi spesi per aver acquistato il biglietto. Allora ragazzi, lasciatemi un bel like se vi sta piacendo il video, altrimenti commentate e fatemi sapere cosa ne pensate del video e di Pepe in Grani. Iscrivetevi al mio canale e cliccate sulla campana per non perdervi i miei prossimi video. Sono presente su Instagram come Gigio Pizza e su Facebook come Impasto in Fuga. Dopo questa visione mistica abbiamo provato la pizza scarpetta a base di mozzarella di bufala DOP, fonduta di grana padano DOP 12 mesi, pomodoro a crudo, basilico leofilizzato e in uscita scaglie di grana padano DOP 24 mesi. La mia faccia mentre la mangio dice tutto: spettacolare! Ma non avevo visto ancora uno dei pezzi forti del maestro Pepe, la Sud Estate, condita con straccetti di ricotta e mozzarella di bufala campana DOP, pepe, pomodoro confit, tonno alletterato, sedano cotto in ghiaccio aromatizzato con olio al bergamotto e infine polveri di olive caiazzane disidratate. Decisamente una pizza che per accostamenti di ingredienti, realizzazione e presentazione va ben oltre il concetto di pizza gourmet. Secondo me un'esperienza paradisiaca per il palato. Ero ormai pronto ad esplodere quando è arrivata la pizza estiva per eccellenza. Pizza, fiori di zucca, fior di latte, scamorza affumicata e acciughe aggiunte in uscita. Combinazione perfettamente riuscita ed esaltata dalla semplicità dell'impasto. Quando ormai stavo proprio valutando di rotolare verso l'uscita, ci sono state portate le ultime due pizze. La crisommola del Vesuvio, cioè tranci di pizza fritta con ricotta di bufala aggiustata con buccia di limone, confettura di albicocche del Vesuvio, nocciole tostate e olive disidratate caiazzane e menta fresca. Un dolce con le olive? Sì, ed è stato come trovarsi nella fabbrica di Willy Wonka. Stavo per mangiare anche il piatto, nonostante stessi scoppiando. La degustazione è finalmente terminata con un piatto di straccetti, miele e rosmarino con zucchero e cannella, accompagnati da un'ottima ricotta di bufala aromatizzata alla vaniglia, rosmarino e zest d'arancia. E anche in questo caso, quando pensavo che la pizza precedente fosse la migliore fino a quel momento, arrivava la successiva a farmi cambiare idea. Di sicuro l'impasto è riuscito in qualche modo a bilanciare gli ingredienti, permettendo di gustare ad uno esaltandoli. L'impasto era morbido ma allo stesso tempo consistente, gli ingredienti di altissima qualità, una presentazione da pizza gourmet, ma senza dimenticare che tutti gli ingredienti usati appartengono alla tradizione contadina, marinara ed in generale alla cucina povera. Franco Pepe, secondo me, è riuscito a definire il concetto di pizza contemporanea sbaragliando tutti. Ha scritto la parola fine alle gare di chi fa il cornicione più alto o a chi usa gli ingredienti prodotti il più vicino possibile alla pizzeria. Il maestro Pepe ha creato nuovi standard disegnati attorno ad ingredienti semplici ma di altissima qualità, unici perché fortemente legati al territorio. Questo è il punto di forza, ma forse anche il limite, ammesso che Franco Pepe decida di aprire le sue pizzerie in altre città italiane o, perché no, nel mondo. O forse potrebbe esportare il suo modello e disegnare le pizze attorno agli ingredienti tipici degli altri territori. Quando stavo per andare via e salutare il maestro, mi ha colto di sorpresa chiedendomi se volessi dare un'occhiata a tutti i piani della pizzeria e conoscere il progetto e la sua visione. Come immaginerete, non me lo sono fatto dire due volte e così siamo partiti dalla cucina, il luogo dove avviene la magia, e qui sono rimasto a bocca aperta. Per minimizzare i rischi, ottimizzare la produzione e soprattutto per mantenere la qualità al di sopra degli standard, si è inventato qualcosa di geniale. Vedete quante persone ci sono attorno al forno? C'è una pizzaiola che stende, un pizzaiolo che guarnisce direttamente sulla pala per standardizzare la forma ed evitare rotture dell'impasto, c'è il fornaio che cuoce e soprattutto il cameriere maître addetto alla qualità che controlla pizza per pizza che non ci siano bruciature, farina
è che il prodotto finale corrisponda all'ideale di pizza che Franco Pepe vuole comunicare al pubblico. Non potevo credere ai miei occhi, ma le sorprese non sono finite qui. Il concetto alla base della sua pizzeria è che i suoi ospiti possono provare diversi livelli di esperienza. La pizza rimane sempre la protagonista, mentre cambia il contesto. Al secondo piano, ad esempio, c'è una terrazza con alcuni tavoli dove poter fare una cena romantica, o meglio riservata. Al terzo piano invece ci sono un altro paio di sale, una più ampia nella quale viene proiettato ciò che accade in cucina, telecamera fissa sul forno, ed una sala più piccola con soli 3 tavoli per un'esperienza super esclusiva. La maître, oltre a dirigere lo staff, si prende cura degli ospiti in questa sala, suggerendo vini e percorsi degustativi. Sempre in questa sala c'è un tavolo fantastico con la parte centrale trasparente che guarda al forno che si trova nella sua stessa posizione ma al piano di sotto. Quindi è possibile osservare il lavoro dei pizzaioli da una prospettiva completamente diversa. Poi sullo stesso piano ho potuto vedere un membro dello staff intento a impastare a mano. Mi ha spiegato che il loro impasto viene fatto maturare per 14 ore. Salendo ancora più su c'è un'area sorprendente, una sala con un solo tavolo al centro, un impianto musicale di altissima qualità e 2 camere da letto che, come vedete, sembrano uscite da un film. In quest'area gli ospiti possono fermarsi a dormire dopo cena, idea unica al mondo per una pizzeria. Ma le idee uniche non finiscono qui. Nell'ultima area visitabile c'è la pizzeria più piccola al mondo, un forno alfapizza per una sola pizza, un tavolo semicircolare montato intorno al forno che funge anche da tavolo da lavoro. In questo spazio pensato per 8 persone, il maestro Franco Pepe in persona prepara le pizze per i suoi ospiti a pochi centimetri da loro, mostrando i segreti della sua arte con lo scopo di creare un'esperienza unica nel suo genere. Alla fine di questa serata avevo il magone e non volevo più andarmene. Ero rimasto decisamente folgorato da questo turbinio di sensazioni ed emozioni. E se vi starete chiedendo se davvero Franco Pepe faccia la pizza più buona al mondo, vi rispondo che fa qualcosa in più. Franco Pepe, con la sua pepe in grani, impasta emozioni che diventano pizze, che raccontano la storia della sua e della nostra terra, portandole ad un livello di eccellenza che personalmente non avevo ancora avuto il piacere di incontrare nella mia vita. Se pensate che la pizza debba costare 3 euro e che alla fine si tratta solo di un po' di acqua e farina con del condimento, risparmiatevi i chilometri che vi separano da Caiazzo. Anche le automobili sono un misto di lamiera, vetro e parti meccaniche e ciò nonostante nessuno potrà mai dire che una Fiat Panda sia uguale ad una Ferrari. E le pizze del maestro Franco Pepe sono decisamente le Ferrari delle pizze. Allora sto qua con il maestro Pepe, mio with maestro Pepe, perché il mio canale è in inglese e in italiano. Un'esperienza fantastica, la degustazione è stata incredibile, credo le migliori pizze mai mangiate nella mia vita, ma non lo devo dire io, insomma. No, lo devi dire tu, lo devo dire. Tu l'hai mangiato, quindi comunque un saluto a tutti quanti, tutti quelli che seguono Gigio Pizza, e vi aspetto tutti quanti a Caiazzo, mi raccomando. Ragazzi, buona pizza. È un'esperienza mistica e ve la consiglio. Grazie a Caiazzo tutti, ciao. Grazie, ciao. Allora ragazzi, lasciate un bel commento e fatemi sapere cosa ne pensate di questo video e di Pepe in grani. Iscrivetevi al mio canale e cliccate sulla campana per non perdervi i miei prossimi video. Iscrivetevi al mio corso su Udemy, The Art of Pizza Making, un corso in inglese in cui spiego tutti i segreti per una pizza casalinga perfetta. E infine mi trovate su Instagram come Gigio Pizza e su Facebook come Impasto in Fuga. Ciao e alla prossima! We want to eat pizza. The room for pizza is always there, but your eyes are wide open for pizza. Ehi, dove andate? Stavo scherzando. Allora, mettete un like per farmi fare altri video, mi lasciate un bel commento, vi iscrivete al mio canale e cliccate sulla campana per le notifiche. Poi vi iscrivete al mio corso di pizza su Udemy, il link lo trovate nella descrizione, è in inglese. Poi mi seguite su Instagram come Gigio Pizza, su Facebook come Impasto in Fuga e qualunque pizza pubblichiate ricordate di usare l'hashtag Gigio Pizza. Ciao e alla prossima!